Miei prodi camminatori, sono Nico, il capitano dei camminatori cretini, e oggi io e mio cugino Vincenzo l'alpinista cercheremo di rispondere a una domanda provocatoria. Si può andare sulla neve spendendo poco? Madonna che borsello da parcheggiatore abusivo che ti sei messo, Vince. Negli ultimi video abbiamo parlato di attrezzatura invernale, quindi piccozze, ramponi, scarponi ramponabili, vestiario e così via. Quindi abbiamo capito che per affrontare un ambiente innevato c'è l'oggettiva necessità di un'attrezzatura adeguata. Cioè, per capirci, in estate ci possiamo anche ritrovare davanti l'escursionista della domenica che ti arriva con l'infradito e la lasagna. Ma in inverno lo stesso escursionista ci lascerebbe i piedi sulla neve, anche se la lasagna si conserverebbe meglio. Quindi, Vincenzo, tu mi vuoi dire che solo per andare sulla neve uno deve avere scarponi termici, ramponi, piccozza, spada laser, giacca in Gore-Tex, tuta di Iron Man, cioè che altro si deve portare? Fortunatamente no, scusa le spalle, Vincenzo. Ci sono due possibilità per affrontare la neve senza vendere un rene. La prima e la più comune è quella di andare in un centro sciistico, dove in media per una notte con attrezzatura affittata e lo ski pass si pagano in media tra i 100 e i 200 euro, che comunque non sono pochi. Ma se non amate la folla o essere circondati da gente che vi sfreccia a 200 km all'ora a fianco, beh, Vincenzo mi dice che c'è una soluzione molto più abbordabile, che è la ciaspolata. Grazie Vincenzo, meno male che ci sei tu. Esistono tour guidati che vi affittano anche le ciaspole e i bastoni per un prezzo medio di 30 euro, quindi se ci andate o pensate di andarci una volta l'anno a fare una ciaspolata, direi che questa qui è sicuramente la soluzione migliore. Vi mettiamo in descrizione alcuni siti dove potete trovare gruppi organizzati. Se invece dentro di voi risiede l'animo del cane husky e appena ci avete 2 giorni liberi non vedete l'ora di mettere le zampe nella neve, beh, allora vi diamo una soluzione che sicuramente sul lungo periodo vi fa spendere molto meno. Ed è qui che entrano in gioco i miei amici di Campobase, il negozio specializzato che mi sopporta e mi supporta in questi video divulgativi. Poteri di Campobase, vieni a me. Vince, mo' è inutile che fai no con la testa perché sei geloso. Cioè, sono bravi quelli di Campobase, non fare così. Vediamo che cosa ci serve per ciaspolare in autonomia. Ovviamente partiamo dalle ciaspole, che per fare una ciaspolata sono importanti, e un bastone da trekking con la rotella. Ora, se vi siete persi il video in cui spieghiamo tutto quello che dovreste sapere sulle ciaspole, ve lo mettiamo qui in descrizione, trovate anche dei modelli consigliati. Ad ogni modo, un buon paio di ciaspole costa poco più di 100 euro. Per quanto riguarda i bastoni, beh, come ci insegna Vincenzo, prendete quelli che usate in estate e gli mettete la rotella sotto. Avete fatto. Come scarpa da utilizzare sulla ciaspola, l'ideale sarebbe una scarpa impermeabile e con una buona termicità. Ora, abbiamo fatto un sacco di video su scarponi impermeabili, scarponcini, scarponi da neve, eccetera, eccetera. Ve li metto sempre in descrizione, se volete approfondire andate a recuperarli. Ma possiamo dire che se vogliamo risparmiare e vogliamo andare a fare una ciaspolata, una tantum, va bene anche uno scarponcino che magari usate in autunno. L'importante è che sia impermeabile e che sia caldo, ricordiamoci sempre che siamo sulla neve. Vincenzo mi dice anche che sarebbe ideale portarsi un paio di ghette. Allora, ok, una scarpa alta con un pantalone ben fissato sulla scarpa potrebbe anche essere sufficiente, però se proprio vogliamo essere sicuri che non ci entri la neve nelle scarpe, le ghette ci salvano la vita. Non vi dimenticate gli occhiali da sole. Allora tenete presente che la neve può riflettere anche l'80% dei raggi UV, quindi vi assicuro che dopo un po' stanca. Vi consigliamo anche di coprire le estremità. Un paio di guanti leggeri e una fascia per la testa sarebbero l'ideale. Non optate per cose troppo calde e troppo pesanti, perché ricordatevi che comunque stiamo facendo un'attività dinamica. Ultima, ma non per importanza, è quella di vestirsi con un abbigliamento traspirante e adeguato. Quando partite per la ciaspolata dovete sentire un po' di freddo. Questo è il trucco. Cioè, se non sentite freddo quando state iniziando, vuol dire che state sbagliando qualcosa, perché dopo 5 minuti sarete sudati come dei cavalli e se vi siete coperti troppo sarà molto peggio. Abbiamo spiegato nel video abbigliamento invernale, come non morire di freddo, tutto quello che dovete sapere sul vestirsi in maniera stratificata e traspirante. Andate a recuperarlo non solo per andare a fare la ciaspolata, ma proprio per la vita dovete saperle queste cose. Dove andare a ciaspolare?
Questa è importante perché abbiamo spiegato nel video Piccozzi e Ramponi che l'ambiente innevato può diventare improvvisamente molto molto pericoloso, quindi bisogna stare molto attenti ed essere cauti quando si va su ambienti innevati. Il nostro consiglio è quello di ciaspolare su percorsi ad anello e che siano per lo più pianeggianti, cioè sicuramente lontani da pendii superiori a 30 gradi. Per trovarli vi basterà impostare il filtro, ad esempio racchette da neve su Wikiloc, e vi mostreranno alcuni percorsi già fatti da qualcun altro prima di voi. Basterà scrivere sul motore di ricerca ciaspolata Trentino e vi assicuro che qualcosa la trovate. Ma se siete old style come Vincenzo e non vi piace andare a fare le ricerche su internet, potete sempre acquistare dei libri, come ad esempio Ciaspolando nel Lazio di Moratti e Vasapallo. Se volete ciaspolare in autonomia, uscite sempre almeno in coppia e soprattutto attenti alle condizioni meteo. Vi consiglio l'app Meteomont per controllare le previsioni e le condizioni di rischio valanghe. Sembra scontato dirlo, però ricordatevi che potete ciaspolare solo dove c'è neve. Ma non la spolveratina, cioè proprio la neve, quella vera. Io, Vincenzo e Cambobase vi auguriamo delle bellissime giornate innevate. Se questo video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi, condividetelo. A voi non vi costa niente, ma a noi ci aiutate un sacco. Ciao!